Buonasera e benvenuta a questa chiacchierata che facciamo oggi per presentare il libro L'elettronica è donna. Io sono la Trape e sono qui in rappresentanza di Drama Milano e volevo intanto ringraziare Linea che ci sta ospitando e dando questo spazio nell'ambito di Milano Music Week. E vi vado a presentare le persone con cui sono, per chi non le conoscesse o non le avesse già riconosciute. Allora, qui alla mia destra c'è Claudia Timonelli che ha co-curato questo libro. Lei è sociosemiologa, scusami, qui leggo perché se non ce la posso fare a memoria. È sociosemiologa e docente di Visual Studies, Digital Culture e Sound Studies presso l'Università di Bari. Coordina l'archivio di genere dell'università e i dialoghi del Big Bari International Gender Festival. È visiting professor presso l'UFRJ di Rio de Janeiro e ricercatrice associata presso l'Università Paul Valéry di Montpellier. Nota per i suoi studi seminali sulla tecnica e sull'afrofuturismo, ha pubblicato numerose pubblicazioni tradotte in varie lingue, tra cui Tecnoritmi afrofuturisti, L'elettronica e donna, che siamo qui a presentare, Media, corpi e pratiche transfemministe e queer, con Caterina Tomeo, che è appunto il libro che siamo qui a presentare, e Estetica del malessere, il nero e il punk, e anche pornocultura. Insieme a me, ancora più a destra, c'è Mary Oh. Guiney. Sì, Ghenei, esatto. Guiney, non ce la posso mai fare. DJ romana con origini liberiane e una carriera che spazia tra i migliori club italiano come il Goa Red Zone. La sua musica, suonata in vinile, spazia da influenze hip hop alla Detroit techno. Da tempo ha avviato percorsi di formazione e workshop di DJing per chi intende imparare fin da tenera età. Grazie di essere qui con me e di aver accettato questo invito. Io passerei subito la parola a te per, insomma, per iniziare un po' a entrare dentro intanto il libro. E poi se siete d'accordo, magari da qui spazierei un po' anche per fare una chiacchierata molto informale, mettendo insieme un po' le nostre esperienze rispetto, no, a quello che sta dentro il libro e provando anche magari a, insomma, a portare sguardi diversi. Però vorrei partire da te perché sono rimasta incuriosita leggendo poi, insomma, questo libro rispetto al titolo, perché il titolo lo trovo, non lo so, forse un po' provocatorio rispetto al contenuto, quindi volevo chiederti di partire da qui, dall'elettronica e donna. Bene, intanto ti ringrazio, la Trape, Sofia, per questa bella introduzione. Saluto tutte e tutti. Vi ho visto prima di entrare in questa zona, diciamo, isolata, per cui so che siete venuti in tanti, mi fa molto piacere. Dunque, prima di rispondere alla tua domanda, ci tengo tantissimo a ringraziare Linea per aver immaginato questo incontro, soprattutto perché poi le parole hanno sempre molta importanza. Siamo nel sottosuolo, siamo nell'underground e effettivamente quale miglior luogo per parlare di questioni legate intanto ad una cultura elettronica che nasce nell'underground e all'interno dell'underground prolifera, ma soprattutto di quelle figure marginali che non hanno avuto così tanto spazio nella storia della musica tradizionale classica, fino poi ovviamente ad arrivare all'elettronica. Vorrei iniziare oggi questo nostro incontro dedicandolo a Sophie, perché oggi è una giornata in cui si ricordano Day of Remembrance Transgender People e quindi mi piace iniziare il nostro discorso partendo dalla grandissima Sophie che ci ha lasciato qualche anno fa per un incidente letale. E da Sophie si può provare a dare una risposta alla tua domanda. L'elettronica e donna chiaramente è una provocazione, un titolo che io e Caterina Tomeo abbiamo immaginato quando volevamo utilizzare il termine donna a partire dall'idea che a seguito dell'esclusione delle donne dall'accesso al sapere nei secoli, se non nei millenni, e quindi anche all'utilizzo di una serie di strumenti che poi hanno permesso di poter diventare che so, tecniche del suono, musiciste elettroniche o anche programmatrici di videogiochi e via discorrendo, discendono tutte le altre figure che sotto il nome donna sono figure marginalizzate da un sapere patriarcale che per secoli ha
escluso l'accesso ai luoghi di formazione. E quindi ci siamo dette, io e Caterina, quando abbiamo pensato a questo, che è un saggio collettivo per cui ne contiene diversi di testi con una serie di riferimenti anche a tematiche che sembrano molto lontane tra loro, ci siamo dette che taglio dare, perché effettivamente non ci interessava fare la storia delle donne nella musica elettronica, perché basta andare su Wikipedia, che è un'ottima fonte di informazione, e trovate tutte queste nomenclature che sono tra l'altro anche molto corpose. Ci interessava capire piuttosto in che modo chi non ha avuto dei modelli in passato di riferimento ha poi iniziato a toccare uno strumento, a programmare, a creare, in che modo l'ha fatto, posto che effettivamente ci siamo resi conto che la maggior parte delle figure che hanno prodotto musica elettronica nel secolo scorso, quelle che hanno creato qualcosa di veramente nuovo ed esplosivo, erano figure femminili, perché in effetti ci arrivavano in maniera del tutto, potremmo dire, sperimentale, a livello di do it yourself, un'attitudine molto punk. Ovviamente quello che mi piacerebbe proporre in questa chiacchierata di oggi, perché ovviamente non vogliamo assolutamente ammorbarvi con discorsi lunghissimi e complessi, è un percorso che verrà fuori dalla nostra discussione, che avrà al centro quest'idea del taglio di sperimentazione laterale, marginale appunto, underground, sentiamo anche il suono della metro che ci passa sopra, underground appunto, attraverso il quale possiamo nel contesto attuale individuare una scena che sta cambiando, perché le cose effettivamente stanno cambiando. Una figura che secondo me ci aiuta a capire questo scarto di attitudine è Laurie Anderson, perché Laurie Anderson si trova a metà tra quelle che possiamo definire le pioniere dell'elettronica, perché di solito i festival di musica elettronica piazzano da diversi anni questi convegni sulle pioniere dell'elettronica, che ci mettono tutti d'accordo perché fanno musica, diciamo, classica sperimentale, elettronica sperimentale, analogica, field recordings, e che non hanno a che fare con una dimensione che invece è quella del ballo. E quindi Laurie Anderson si trova, diciamo, negli anni '80 a dividere un po' tra le pioniere dell'elettronica e poi la grande rivoluzione che è avvenuta col DJing, e quindi con l'avvicinarsi delle donne e di tutte le persone LGBTQIA+ alla console. Questa seconda parte è quella più spinosa, perché se già, diciamo, le donne sono state escluse da contesti di produzione musicale e di diciamo, accesso anche a cartelloni di grandi festival, figuratevi se se ne può parlare nel contesto della cultura dance, cioè sono due problemi insieme, ovvero donne e figure LGBTQIA+ che suonano musica elettronica, a cui si aggiunge la questione del ballo, della performance, della pista, che a sua volta è sempre stato segnato da fattori di criminalizzazione. Vedete, insomma, il decreto rave che abbiamo ricevuto solo l'anno scorso, e tutte, diciamo, quelle modalità di frenare il corpo nella sua espressione della danza. Per cui Laurie Anderson a me piace molto, proprio per il fatto che è stata una delle prime ad individuare nella performance elettronica. Oggi Mary ha postato Oh Superman, che è uno dei suoi video del 1982, in cui questa cosa è molto evidente, una fisicità che secondo me è rimasta poi, perché lei è sempre molto mascolina nella sua postura, immobile, intanto che suona la tastiera, ha, diciamo, ha dato un imprinting a come la donna deve essere in scena, perché poi magari di questo ne possiamo parlare, perché sostanzialmente, ma lo anticipo già, e Mary che suona regolarmente questo lo saprà, una donna in console di base non deve essere attraente, cioè deve essere vestita di nero, non deve mostrare, che so, delle curve prosperose, non deve assolutamente essere erotizzante, quasi che se lo è potrebbe venir meno la sua competenza musicale o la ragione per cui è lì. Per cui Laurie Anderson in un qualche modo ha lanciato uno stile di produzione e diciamo, di contatto con gli strumenti musicali, anche perché li produceva lei stessa. Cioè lei è stata, vedete in questa immagine, lei aveva uno strumento che le illuminava la bocca durante una performance, è stata una grande costruttrice di strumenti, che è una cosa che ritornerà spesso. Il brano Superman introduce la questione anche del cyborg, su cui penso che
potrà capitare nuovamente il nostro discorso. Quindi l'elettronica donna ha a che fare con le pratiche attraverso le quali ci si avvicina alla produzione musicale, ma anche proprio a sperimentare, a mettere un disco e il braccio sul giradischi. Questa immagine è tratta da un DVD bellissimo che si intitola Sisters with the Transistors, che racconta attraverso rarissimi footage degli anni anche 30, 40, 50, storie in effetti dimenticate, ripeto, non per tappare dei buchi, ma per capire in questo oblio di cosa ci siamo perse. Grazie mille. Allora, io adesso inizio a buttarvi lì una domanda slash riflessione che è un pochino, insomma, rispetto sia alla mia esperienza, no, di vita slash lavorativa e rispetto un po' alla lettura di questo testo mi si è più volte stimolata, che è quella proprio degli spazi, cioè e questa domanda ve la farei a tutte e due. Io credo che ci sia sicuramente un tema enorme che riguarda la figura di chi produce, di chi fa musica elettronica principalmente. A questo si leghi però molto spesso tra le comunità marginalizzate un tema che è anche chi è il fruitore, nel senso che soprattutto no, con la techno, quindi con i rave, i free party, eccetera, e si è molto messa al centro anche la necessità, è emersa la necessità di alcune comunità di avere uno spazio in cui riconoscersi, e quindi si è creato anche un rapporto, io credo, molto diverso tra la persona che in questo caso magari sta in console e la persona che fruisce di quello spazio, no? Perché credo che ad esempio anche la musica fatta da persone trans sia molto transcoded e quindi abbia in qualche modo una riconoscibilità per le persone trans per vivere quello spazio, per vivere il corpo. Questo ovviamente io lo dico con molta certezza in quanto persona trans, ma tenderei a essere abbastanza sicuro, ma chiedo a voi che sia la stessa cosa per la musica fatta da donne, per la musica fatta da persone nere. Che domandona! Wow! Sì, allora questo è uno degli aspetti secondo me più rivoluzionari, che mette in campo precisamente due fattori, gender and technology. Per questo l'idea di che cosa accade quando persone che non hanno mai nella storia avuto accesso alla creatività, perché diverso erano le donne che erano stimolate a suonare bene il piano, a insegnare a suonare il piano, e nei secoli sono state delle abilissime esecutrici di brani di altre persone. Altra cosa invece è decidere di iniziare a creare, a produrre. Questa questione che tu poni la vorrei riprendere con questa immagine che ho salvato tempo fa di Octot e Iris Drew, che sono una coppia veramente eccezionale rispetto al lavoro che stanno facendo sulla questione dei safe space per una comunità LGBTQIA+, accanto ad una comunità etero, anche perché c'è da dire che adesso si sta facendo spazio un'idea che ci sono dei club che sono etero-friendly e non il contrario, come sempre abbiamo sentito dire. E questo significa, come dicono appunto loro in questa bella citazione, we can use the music as a technology to unlock our bodies, dissolve boundaries and models, and to find each other. L'idea che la musica elettronica abbia avuto un ruolo fondamentale in questa creazione di spazi non semplicemente safe, ma proprio comodi, dove ci si sente a proprio agio, intanto risale precisamente alla nascita della house music e quindi di tutta la storia della house music a New York, ma è precisamente connessa con la tecnologia. In questa mutazione del corpo nella danza o anche della persona che sta suonando avviene effettivamente un viaggio che è un viaggio di ibridazione con la macchina. Questo Donna Haraway nel manifesto Cyborg l'ha veramente a fondo compreso.
mentre esiste una sessualizzazione degli strumenti per cui noi siamo abituati a pensare che l'arpa è uno strumento femminile o che la batteria è uno strumento maschile, per cui notoriamente si diceva che se una donna suonava la batteria era lesbica. Di base sono stati sessualizzati gli strumenti dividendoli. L'avvento della musica elettronica ha messo di fronte le persone alle macchine, dove questa questione di genere viene completamente proprio ribaltata. Intanto perché quello che accade quando si girano delle manopole, quando si stanno maneggiando e manipolando i vinili, è effettivamente un trasporto di un viaggio che il corpo sta facendo in una performance che sta esprimendo una forma di erotismo al di là della questione del genere. Ed è una cosa molto forte, sia perché c'è, diciamo, un aspetto fluido di chi si trova in console che magari era inaspettato, sia perché chi si trova in pista non si trova più nella condizione di fare un ballo, che so, diciamo, di coppia etero, faccio per dire, o di guardare fissa la console con uno sguardo adorante la persona che sta suonando, ma ci si gira e inizia ad esserci in circolazione un erotismo che è dato proprio dalla danza in sé. Questo chiaramente nella musica elettronica è più facile che possa accadere perché non ci sono le parole, non ci sono le canzoni, non hai, diciamo, da cantare e pensare al significato di quello che dicono i testi, ma sei direttamente immesso in un flusso sonoro potente. Chiaramente, ecco la donna Haraway, l'avevamo citata, questa è la copertina del manifesto Cyborg e la sua famosa frase: meglio, preferisco essere cyborg che una dea. Però visto che abbiamo citato questa questione, c'è una figura che secondo me in questo caso ci aiuta un po' diciamo, a capire concretamente in che maniera la macchina può essere stata protagonista di questo viaggio che il corpo ha iniziato ad affrontare per liberarsi dei confini, perché si tratta di una questione di superamento di confine. Wendy Carlos, lei è Wendy Carlos, che nasce Walter Carlos. Walter Carlos, una persona dalla competenza musicale e ingegneristica del suono incredibile, inizia effettivamente a collaborare con Robert Moog e inizia a lavorare precisamente al miglioramento di alcuni strumenti musicali. Nel frattempo lei inizia la sua transizione e la cosa incredibile musicalmente che è accaduta è che nel momento in cui lei diventa Wendy, tra l'altro era molto rinomata perché aveva fatto la colonna sonora di tantissimi film molto importanti, tra cui Arancia Meccanica, quindi insomma era una figura in Inghilterra molto nota. Nel momento in cui diventa Wendy produce questo disco che si chiama Switched On Back, ovviamente giocando sul switch che sta ad indicare il cambio, no? Lo scarto, però erano anche le suite di Bach, quindi lei suona con il suo sintetizzatore le musiche di Bach, ma con un sintetizzatore di cui tu non ti rendi conto se stai ascoltando il clavicembalo di Bach eseguito da lei o invece una macchina contemporanea. Qui lei sta proprio inscenando questa mutazione, perché la musica sta mutando, viene suonata da strumenti elettronici sintetici, ma era cambiata anche lei in questo percorso. Pensate che poi un paio d'anni fa, nel giorno della festa della donna, c'è stata una pubblicità su Instagram in cui tutti celebravano Women's Day, eccetera, e lei pubblicò invece questa immagine qua che vedete adesso, molto strana, perché le aveva chiesto la BBC di andare a parlare del suo Moog, quindi di fare una sorta di lezione. Solo che lei era diventata Wendy, ma non poteva tornare in studio come Wendy, per cui Wendy si veste da uomo. Cioè, non so se ci rendiamo conto di quanto, diciamo, questa vicenda di Wendy Carlos abbia trasferito dal punto di vista proprio dell'esternazione del corpo tutto un processo che andava di pari passo con quello della musica, perché la stessa cosa poi è accaduta ad altre figure che conosciamo molto bene, tipo Arca, What a Trait Is to Be Non-Binary Imagery, che ne ha fatto proprio un percorso anche di mutazione a 360 gradi. Questa è una vecchissima foto di Arca all'interno di un videoclip in cui c'era questo rapporto con l'aspetto equino, quindi una mutazione verso l'alterità assoluta, e aveva questi calzari da equini, no? Per poi arrivare invece all'Arca che conosciamo adesso, la cui rappresentazione la troviamo tutta quanta nei suoi videoclip più recenti. Quindi
sono figure che danno la sicurezza che si può fare. È chiaro che sono dei modelli esagerati, per cui alle volte sembrano irraggiungibili, però ti danno la sicurezza che it's okay to cry, come direbbe Sofì. Beh, io mi collego al discorso citando appunto alcuni avvenimenti dell'house music. Quindi partendo da una New York che scopriva la scena gay in maniera super naturale, ma attraverso la musica. Praticamente io che suono in vinile e che vado a diggare della musica super anni 80-90, mi trovo molte volte anche a fare una ricerca storica, no? Nel senso da un Frankie Nichols cerco di capire da dove viene quella traccia e il motivo. Quindi proprio in quel periodo ogni canzone da Donna Summer appunto a Your Love di Frankie Nichols andava a riferirsi all'argomento insomma, che stava prendendo piede nella scena gay, anche al motivo al cercare la motivazione per esprimersi attraverso il ballo. Poi da lì a cercare di trovare il modo di suonare quella che era la house music, la Chicago music e per tutta la scena newyorkese. E ad oggi sono molto felice ed emozionata di parlare di questo perché ci ritroviamo in una scena elettronica, ok? Dove è difficile anche rappresentare la DJ donna nera. DJ donna nera transgender, che può essere un esempio Oni di John. Quindi è già molto difficile inserire una DJ donna e al momento iniziamo a vedere le prime, le nuove figure femminili che suonano soprattutto in vinile. E cito DJ Oni di John proprio perché lei comunque in qualche modo rappresenta sia la scena transgender che una donna nera. E, cosa dire? Cosa posso aggiungere al riguardo? Beh, l'intersezionalità, cioè questa è proprio Sì. la questione dell'intersezionalità, che penso che sia uno dei punti di forza di tutto questo discorso, perché arriva al cuore del significato di intersezionale e dunque diventa una forma di liberazione per chiunque, a prescindere dal fatto che ti senti o ti riconosci in un orientamento, un'identità. È un aspetto liberatorio potentissimo che va bloccato, tant'è vero che in tutti i modi cercano di limitare, di disciplinare e di riporre degli stereotipi al loro posto. Questa cosa che infatti tu hai detto, Mary, effettivamente diventa sempre più necessario trovarsi in dei contesti in cui si riesce a dire la verità. Non è così vero che è così facile suonare per le donne, tranne se non rientri nel contesto che serve la donna perché ti serve una console con una donna e quindi la piazzi. E questo lo dici anche nel tuo libro. Eh sì, sacrifichi anche diciamo quell'esperienza perché si tratta anche di una tendenza di moda e questo sta accadendo in questo momento e sarebbe bene iniziare a comprendere di quanto tempo abbiamo ancora bisogno per trovare una condizione più serena in cui le donne non devono sgomitare, non devono dimostrare di essere super, perché non tutte possono essere a livello di grandi nomi raggiungibili, non è neanche giusto paragonarsi a figure raggiungibili. Beh, io mi trovo per esempio a rapportarmi con quelli che sono i miei studenti e le mie studentesse che si approcciano al mondo del vinile e li trovo sempre molto spaventati, soprattutto vabbè, le ragazze, perché appunto approcciandosi alla tecnologia che solitamente viene fatta dall'uomo, ok? Dal genere maschile. Quindi sono sempre molto più spaventate ad approcciarsi alla tecnologia e alla musica elettronica. E questo sta a noi poi appunto in qualche modo rasserenarle, anche se non dovessero diventare così importanti, però bene o male insomma Sì. instradarle in questo mondo.
Ma io in questo senso penso sempre una cosa, sono decenni che ascoltiamo DJ maschi mediocri che diciamo ci annoiano e che fanno magari una serie di set assolutamente inutili. Dobbiamo aspettarci decenni di DJ donne mediocri, cioè dobbiamo abituarci anche alla possibilità che ci sia una mediocrità normalizzante da cui poi possono spiccare delle figure, perché altrimenti noi chiederemo sempre l'impossibile a delle persone che avranno un'ansia da prestazione tale per cui vengono messe magari in posizioni tipo a chiusura di serata perché la manager chiede che questa cosa venga fatta, però magari quella persona non è pronta per farlo. Insomma, è un contesto molto complesso, anche perché adesso ci sono dei grandi finanziamenti tipo in Europa per gli assi sulle questioni di gender inclusivity. Per cui è facile sfruttare, la DJ donna, trans e nera, boh, ma hai fatto il botto praticamente. Sì. E quindi in che modo affrontare questo non è assolutamente semplice, però parlandone, io penso che poi alla fine tirando fuori, sporcandosi le mani con queste questioni, avremo il tempo di rimettere un po' a posto tutti questi gap che generano spesso anche molta frustrazione. Io volevo chiederti una cosa, Claudia. Allora, secondo te qual è stato il momento significativo nella storia, insomma, tornando indietro nel passato, che in qualche modo c'è stato un avvenimento che ha cambiato un po' la scena elettronica? Allora, dal mio punto di vista è un po' difficile individuare qual è stato l'elemento significativo, forse lo dividerei in due parti. Per quanto riguarda Il passato, sì, perché c'è la questione del ballo e del corpo che davvero cambia tutto quanto. La figura che curiosamente mi viene da citare è una figura che è stata precedente anche alla musica elettronica, che tra l'altro adesso è comparsa nell'immagine ma non era previsto. È una figura molto curiosa perché lei in realtà è stata l'iniziatrice di uno strumento che non è elettronico, che è il theremin, che è uno strumento creato da Leon Theremin. La maggior parte di questi strumenti prende il nome dai loro creatori, quindi Don Buchla, Robert Moog, Leon Theremin. E lei, tra l'altro questa foto ho fatto tantissime ricerche perché è una foto bellissima, ma mi chiedevo ma com'è possibile che una donna negli anni 30 potesse andare ad un concerto e suonare con un crop top e avere poi il ventre scoperto. Ho scoperto che questa foto è vera, non è un fake. Lei si chiama Clara Rockmore ed è una figura che secondo me può essere presa in considerazione come figura di svolta. Intanto perché c'è un saggio di John Merrick nel testo che è specifico proprio su di lei. Lei era russa, Leon Theremin anche, aveva iniziato ad interessarsi a questo strumento molto strano che è appunto il theremin, che poi sarebbe quello strumento che è stato usato negli anni 60 per fare il suono degli UFO, quindi quello strumento che fa quello. C'è anche in Thriller di Michael Jackson, è la Good Vibration della canzone. Dunque è stato recuperato in seguito, ma quando lei ha iniziato a suonarlo è stata la prima ad inventare proprio nello spazio le note. Tant'è vero che invece di suonarlo a caso, anche perché adesso esistono dei theremin portatili con cui si può, diciamo, giocare, individuò proprio le note del pentagramma, per cui fu un'esecutrice di brani classici con questo strumento qui. Però la cosa interessante di Clara Rockmore è che iniziò a chiedere a Theremin di fare delle modifiche, perché a furia di suonarlo si era resa conto che c'era bisogno di modificare qualcosa. Ecco, questo aspetto qui ci fa entrare immediatamente in una condizione che una donna non avrebbe mai osato porre prima, ovvero mi fido di come è fatto lo strumento, non ho le competenze, lo uso così com'è. Invece nella pratica viene fuori la necessità di mutare lo strumento e quindi di generare una nuova teoria. Questo è molto novecentesco. Cioè di solito uno va al conservatorio, impara a suonare e quindi dalla teoria discende la pratica. Con questi strumenti, questo è proto-elettronico, ovviamente non è elettronico, ma come anche con il giradischi, è dalla pratica che ci si rende conto che c'è bisogno di modificare la puntina se tu vuoi giocare con il vinile. Quindi lei per me costituisce una figura che ha osato. Tra l'altro, curiosamente, in America, questo nel saggio di John Merrick emerge, lei suonava soltanto nei festival
organizzati dai jazzisti, quindi africano-americani, unica donna bianca. E John Merrick ha fatto una serie di ricerche chiedendosi, ma sostanzialmente noi possiamo dire che siccome questo strumento andava suonato con le mani che non toccavano le due antenne, quindi lei aveva questo sguardo fisso nel vuoto, sembrava una sorta di strega che stava facendo qualcosa, non si capiva come, quindi non era una musicista di musica classica, poteva essere recuperata soltanto da un'altra comunità marginalizzata americana, ovvero i jazzisti, che l'hanno riempita di concerti che comparivano in tutti i cartelloni in più annate. Quindi anche qui vediamo la contemporaneità di questa donna che ha portato il theremin, diciamo, in giro per il mondo. Tra l'altro lei è morta a 90 anni, quindi si è vissuta tutto il Novecento, e l'aveva chiamata space music, l'aveva chiamata la musica spaziale, proprio perché non toccando nulla la musica è nello spazio. Lei per me, diciamo, nel passato, per quanto sia forse troppo antica, però ha qualcosa di molto contemporaneo. Individua diciamo, uno slancio molto, molto contemporaneo. Beh, super contemporaneo, direi. Allora, io torno un attimo a due cose che ci stavamo dicendo prima. No, rispetto a quello, no, che dicevamo anche sul tema dell'intersezionalità e sul tema insomma, di questi spazi. Io credo che ci siano un po' due livelli che devono un po' andare insieme, no? Nel senso che effettivamente l'obiettivo è l'intersezionalità, e quando si riesce a creare uno spazio che veramente è, come dicevi tu, comodo, in cui tutte le persone che lo attraversano stanno bene e possono godere di quello spazio, e si è fatto veramente qualcosa di straordinario. Dall'altra parte credo che l'intersezionalità richieda, no, uno sforzo, soprattutto dalle persone marginalizzate, che è uno sforzo che non dobbiamo neanche dare per scontato, no? E in questo io sono sempre un po' a cavallo tra l'intersezionalità e lo stare tutti insieme e il separatismo. Credo che forse ci sia bisogno un po' di entrambe le cose, no? Perché c'è bisogno di fare passi avanti, c'è Esatto. bisogno di ritrovarsi in comunità più larghe, e allo stesso tempo c'è bisogno anche di prendersi uno spazio in cui dire: questo è lo spazio in cui io adesso voglio stare bene. Vorrei risponderti, Sì. nel senso, io una delle mie grandi paure è l'autoghettizzazione, Mhm. ok? Che un po' rovina alcuni spazi in qualche modo, nel senso, prima facevo parte della scena hip hop e quindi ero in comitiva con una gang del Flaminio Mafia, e lì sembrava che dovessi stare, ok? Poi un giorno mi portarono a sentire Tony Humphries e scoprì la house music, e lì sembrava che fosse lo spazio giusto. Poi una sera mi portarono a sentire Jeff Mills, e lì sembrava che fosse il posto dove dovevo stare. La mia paura è che in quest'ultimo periodo la gente voglia per forza, in qualche modo si sforzi a stare nella scena queer, nella scena gay, cioè nella scena, non so, troppe classificazioni che poi non portano ad una vera apertura, no? Ok? Quindi forse il più grande desiderio al momento, penso, spero per tutti, sia trovare un unico posto dove stare bene insieme, tutti quanti, no? Esisteva il Paradise Garage, lo chiamavano così proprio perché non c'erano pregiudizi, ok? Perché penso veramente che lì dove c'è la musica non debbano esserci pregiudizi. E chi ascolta la techno non per forza deve essere, passatemi il termine, una scena bianca, ok? E chi ascolta l'hip hop non per forza deve essere una scena nera, ok? Quindi io molte volte mi trovo a suonare con un pubblico di solo bianchi o guest stranieri, dove dicono: Mary, ma qui tu sei l'unica nera? Sì. Quindi nel futuro, insomma, spero che in qualche modo cambi questa situazione. Potrebbe essere una soluzione, insomma. Certo.
Allora, io penso la questione che tu poni è probabilmente tra le più complesse e che tra l'altro ritornano nonostante questo discorso sia anche abbastanza datato. Io ho iniziato a fare questa ricerca nei primi anni 2000 perché mi fu chiesto da Umberto Eco, il suo pool di Bologna, di creare una voce di un progetto che si chiamava Enciclomedia, che era un'enciclopedia elettronica che si doveva chiamare La musica extracolta di genere, la mia voce enciclopedica. Io prima di capire che cosa volesse dire musica extracolta di genere, dissi sì, ma avrei mai detto no. Poi mi resi conto che musica extracolta di genere stava ad identificare una musica che non era, diciamo, rock, pop, punk, eccetera, colta ma extracolta, quindi qualcosa al di fuori della norma, di genere, ovvero suonata da persone che a quel punto mi chiedevo, ma di genere significa che sono persone che si autodefiniscono facenti parte di una comunità con un orientamento di genere ben preciso e quindi la loro musica è espressione di questa comunità, oppure sono persone che noi definiamo tali proprio perché non essendo il classico DJ, diciamo, maschio, bianco, etero, e quindi all'interno, diciamo, di una struttura eteronormativa, lo consideriamo per scontato. Insomma, iniziai a lavorare proprio su questa possibilità che abbiamo all'interno della musica elettronica, ovvero di avere intanto a che fare con un corpo che sta proponendo una performance che ha come principio quello della seduzione, perché chi suona deve sedurre nel vero senso della parola, deve condurre a sé la gente che deve avvicinarsi e deve ballare, perché se suoni con la pista vuota diciamo che c'è un problema. Quindi c'è già un atto seduttivo nell'esperienza performativa, che sia di musica techno, house, cioè possiamo poi, questa è una questione di gusto personale, non è importante, però c'è un aspetto seduttivo che deriva non soltanto dalla musica che stai suonando, ma anche dalla tua fisicità in quel momento in console. Per cui è chiaro che in quell'operazione lì sarebbe bellissimo se noi fossimo andati così oltre da non dover richiedere i sottotitoli, per così dire, da non dover riproporre delle questioni in cui si cerca di bilanciare e trovare, per esempio, che ci siano sia 3 DJ donne che 3 DJ uomini, perché questo è il sistema delle quote, ce l'abbiamo anche in politica. Certo. Le quote di genere sono un sistema per facilitare un processo che ha dei lunghissimi e infiniti gap. Però noi possiamo anche andare oltre, cioè nel senso che è vero che questa pratica è quella più semplice, però è anche vero che questa pratica funziona in contesti che sono politici, professionali, ma in un contesto musicale come quello della pista, del dance floor, alle volte avviene, anzi la maggior parte delle volte avviene che una persona che magari non ha alcuna cognizione di questioni legate all'identità di genere, magari la seconda volta che va a ballare non ha manco preso nessuna sostanza, cioè è lì, c'è un suono che ti arriva in testa, ti prende proprio la pancia, inizi a danzare e a quel punto puoi godere in un istante, che può durare tantissimo poco, di una sensualità che è la sensualità al di là della questione politicizzata, di cui purtroppo abbiamo bisogno perché siamo ancora molto legati a dei contesti che ci riportano fuori dalla pista. Cioè, secondo me, tutte le volte che noi abbiamo bisogno di fare la console di tutte donne perché dobbiamo dimostrare che, oppure dobbiamo fare un festival che deve essere transgender queer, è perché stiamo dialogando con qualcuno che è all'esterno. E quindi abbiamo bisogno di ritrovarci e di affermare qualcosa nella paura che ci venga tolta o che ci venga negata. Ma la magia di questi contesti, secondo me, è molto più avanti di qualsiasi discorso che sta lì a sottolineare come se fosse una manifestazione, perché lì è il corpo. Questa foto di Miss Kittin, che secondo me è una delle figure interessanti, molto interessanti, non in quanto diciamo producer DJ techno, perché è di un genere molto particolare, electro techno, però è una figura molto interessante perché tutte le volte che lei ha lavorato con The Hacker e quindi ha scritto dei testi, nei suoi testi, per quanto siano testi di musica elettronica, questo discorso compare ed è bellissimo sentire cantare in alcuni contesti che quello che stai facendo è una forma di liberazione, quello è già politica. La techno è già politica, il dance floor è già un momento politico, transpolitico perché stai superando le normali modalità di fare politica.
Per me questo è un valore che non dobbiamo mai perdere, perché alle volte serve, però ingessa un po'. È come se, diciamo, ti stai anche tu comprimendo e irrigidendo, per quanto sia necessario, perché ci sono diverse velocità a cui dobbiamo rispondere. C'è qualcuno che è molto avanti, le generazioni più giovani, parlo di gente di 15, 16, 20 anni, hanno una libertà di mettersi lo smalto, i ragazzi, e magari essere vestiti in maniera del tutto casual, perché hanno capito che si possono mettere lo smalto ed è un piacere bellissimo, senza che per questo debbano rappresentare una identità di genere ben definita. Loro sono proprio oltre la nostra necessità di persone che vengono, diciamo, da generazioni che certe cose le hanno anche vissute male, che stiamo sempre lì a richiedere, no? Noi chiediamo sempre che le cose siano spiegate, che dobbiamo affermarle. Forse dobbiamo imparare un po' da queste persone più giovani a sentirci più, ad osare senza chiederci, non lo so. Ma osare e non chiedere il permesso credo sia sempre una grande lezione. Sentite, ma visto che stavamo parlando, ed è una cosa insomma che ha molto a che fare con quello che faccio nella vita, quindi mi interessa particolarmente chiacchierarne con voi. Parlavamo di corpo, di sensualità, di sessualizzazione, di seduzione. Ehm, ecco, volevo chiedervi, no, un approfondimento rispetto a questo, sia per quello che dicevi tu prima, no? E quindi anche il fatto di come una persona che fa musica, una DJ, eccetera, debba essere, se non è un maschio cis, debba essere non seduttiva, non attraente. E poi anche collegandomi a questo, no, qual è il ruolo della techno e della musica elettronica nel vivere il proprio corpo e la sessualizzazione del proprio corpo? Questo perché credo che noi veniamo forse da una storia di femminismi che poi si evolvono ovviamente e ci sono percorsi, cose che si superano, che però in un certo momento, siccome erano quasi, non lo so, terrorizzati da questo tema della sessualizzazione, della donna oggetto, eccetera, hanno imposto in qualche modo, no? Una desessualizzazione. E qui credo anche che nasca un po' l'avversione di una parte del femminismo storicamente verso il sex work, che è una cosa che qui in Italia stiamo recuperando in tempi recentissimi. E per me, che ad esempio come persona trans che fa performance, il corpo è sempre stato qualcosa che all'inizio avevo introiettato che dovesse essere qualcosa che dovevo in qualche modo nascondere, perché altrimenti sarei stata quell'oggetto lì. E poi ho iniziato invece a riscoprire, no, il piacere di una sessualizzazione che non è oggettificante e che è in primis per me, per imparare ad amare il mio corpo, soprattutto un corpo che duramente ha fatto dei cambiamenti anche medicalizzati e che adesso mi piace, che voglio vivermi, no? E questa è una dinamica che io ritrovo moltissimo frequentando rave, frequentando feste, perché c'è un tema di liberazione del corpo e di non oggettificazione quando le feste funzionano, che è rivoluzionario in qualche modo. E quindi un po', scusate, tornando alla domanda per chiuderla, era un po' questo doppio rapporto, quindi sia da parte sempre della figura che fa musica e sia dalla parte di chi fruisce questo spazio riguardo al corpo e la sessualizzazione. Grazie Sofia, è una domanda bellissima. Io inizierei dalla seconda, perché c'è in effetti un fattore storico mediologico. La techno nasce alla fine degli anni '80 a Detroit, quindi è una musica che nasce da un gruppo di ragazzi neri di Detroit, Nord America. Però il fatto che nasca alla fine degli anni '80 è significativo, perché quello è lo stesso periodo in cui nasce tutta la cultura cyberpunk, cioè tutta la possibilità che l'individuo ha di vivere se stesso, ma anche se stesso nell'iperspazio, nel cyberspazio. Questo tipo di libertà è il primo aspetto che secondo me ha reso possibile che nel dance floor della techno vi fosse uno sdoganare
tutte quelle che prima erano delle costrizioni legate ad una tipologia di dance floor ancora molto precedente, in cui c'era ancora la coppia che ballava, quindi c'è un aspetto introspettivo di questo genere musicale che ha fatto sì che il corpo si lasciasse andare. Con poi l'avvento del consumo di MDMA, di ecstasy, c'è stata una esplosione di liberazione in questo senso, perché là si sono proprio sciolti tutti quegli ultimi rigidi costrutti anche mentali che potevano durare lo spazio di una notte, però in quello spazio di una notte l'esperienza te la portavi anche per tutto il resto della settimana e quindi non era limitata al weekend. Hai fatto bene appunto a citare la questione dei rave, perché proprio quello spazio breve di un fine settimana che si sedimenta e che quindi nel portartelo nel resto della settimana non significa che tu il resto della settimana balli, ma che tu ti si è aperta una possibilità di come si può stare con gli altri, che magari sono persone che non rivedrai mai più, ma quella confidenza, quell'intimità ottenuta in quel contesto funziona da liberazione, appunto. È un elemento è una tecnologia, come direbbe Michel Foucault, di liberazione in questo senso. Quindi secondo me il periodo, l'avvento della techno, che coincide con l'avvento della cultura cyber e del cyberspazio, ha messo insieme questa liberazione del corpo, che è potuto uscire dalla sua condizione fisica in carne ed ossa come siamo noi adesso, ma noi siamo anche di là con loro su uno schermo, quindi diciamo stiamo vivendo precisamente questa condizione di estetizzazione e di fisicità. L'altra domanda invece, mentre me la ponevi, stavo cercando proprio questa immagine, perché effettivamente quello che tu dici è tristemente vero. Sì. Cioè vi metto Nina Kraviz proprio perché è tra le persone che sono più mortificate nella loro fisicità, e ho messo tra l'altro un dettaglio dei tacchi a spillo, perché su Nina Kraviz, invece di dire come suona, se suona bene o male, invece di dire invece di dire se è buono o meno il suo disco, la sua produzione o come è stato il suo set, bisogna dire che balla in console. Sì, Quando in tacco a realtà spillo con la minigonna di sì, pelle. ma quando in certo. realtà Sven Bath è a torso nudo, è stato sempre fighissimo, cioè perché non possiamo goderci il fatto che, in quanto per esempio Deborah De Luca, un'altra che dovrebbe coprirsi, al di là del se ti piace o meno, quindi la questione non è il Certo. gusto, è perché per dimostrare che sei brava devi avere lo stesso stile di Amelie Lenz, tipica DJ techno, bianca, magrissima, magliettina nera, maniche corte, jeans neri, faccia seria. Claudia, l'ho fatto anch'io. No, Sì, l'ho fatto anch'io e lo stanno facendo anche le nuove DJ, perché purtroppo alla fine il primo pensiero è insomma, non c'è, come dire, la gente si deconcentra, sembra come se la gente si deconcentrasse guardando insomma, o il io seno penso che sia scoperto o il proprio... tacco a spillo e non ascolti la musica. Quindi l'ho fatto anch'io perché, più che vabbè, adesso dopo un bel po' di anni posso permettermi in qualche modo di far parte di una line-up di tutti uomini ed essere l'unica donna. Però ci vuole tanto, tanto lavoro, nel senso per acquistare quella sorta di rispetto musicale, no? Ok, perché devi far sentire la tua musica prima, cioè devi far arrivare prima la tua musica e poi Ma perché fa paura? Cioè, io Perché penso che la sì, questione sì. sia di dover comunque disciplinare questo corpo, che oltre ad essere, cioè se ritorniamo all'idea che suonare è un'operazione di seduzione, è chiaro che tu puoi sedurre all'ennesima potenza se seduci oltre che con i suoni, anche con il tuo corpo. Con il tuo corpo, qualunque sia la tua fisicità, qualunque sia il tuo corpo. Questa questione di che molte donne si sentono, soprattutto nella techno, tra l'altro, Sì, soprattutto. si sentono che per poter arrivare a quella console e a suonare in quel contesto devono evitare di mettere anche in campo come sono loro, e quindi anche erotizzando il proprio corpo in maniera vestimentaria. Questo è un grosso problema. Perché è un grosso problema? Perché d'altra parte è anche vero il contrario, cioè che molte donne sfruttano soltanto questo aspetto fisico, magari non hanno competenza musicale.
ma va bene che sia così, cioè adesso deve essere così, perché adesso ci abbiamo di fronte queste cose, si possono usare. C'è un saggio bellissimo all'interno del libro di Sheila Ribeiro, che è una performer brasiliana, che fa proprio questa analisi. Io tutte le volte che vado a sentire una serata techno e vedo che c'è una DJ che suona, il mio sguardo rimane proprio catturato dalla bellezza di vedere un corpo che non è il corpo macio, no? Che sta lì, manipola e c'è qualcosa che mi fa dire chissà come suonerà, perché c'è ancora moltissima curiosità rispetto a come sarà quella donna trans, come sarà quella ragazza giovane, eccetera. Quindi siamo nel pieno di questa rivoluzione, cioè va bene che ci siano ancora tantissimi errori, va bene che ci siano ancora Certo. serate che si chiamano con la donna DJ. Dobbiamo passare un bel po' di tempo perché questo sia in una condizione diversa. E sicuramente il corpo di una donna figa che suona spaventa, perché c'hai una potenza in più, cioè una fisicità, no? Immagino che tu quando fai performance questa cosa la senti esplodere dentro di te, perché il tuo corpo è lì proprio per esprimersi senza che vi siano delle mortificazioni di vestiti che devono coprire, no? Sì, certo, io poi adesso il mio lavoro è proprio una ricerca sulla seduzione, sulla sessualità, sui confini, sul consenso, e anche sul rapporto che si può creare con un pubblico, sul rapporto di intimità, no? Anche un po' rispetto a quella distanza, e magari abbiamo ancora pochissimi minuti, però Ok. ve la lancio lì, magari anche, soprattutto a te, Mary. Ehm, io in questo periodo la mia ricerca è molto sul rapporto che c'è tra i corpi e le persone che sono lì a guardarmi, che in quel momento sono in tante, sono al buio, mentre io sono dall'altra parte con una luce, e sono da sola, e quindi si crea un pochino questo rapporto che a volte mi sembra un po' abusive nei miei confronti, perché è come se fosse una conversazione in cui solo io parlo, solo io ho ragione. A volte mi può far sentire invece quasi insicura, no? In un tema di essere una con tante persone. A volte può giocare, insomma, sul mio rapporto con il mio ego, e ci sono tante sfaccettature, quindi insomma, non so se la chiusura è giusta rispetto a questo libro, però me l'avete mandata e quindi vi pongo la domanda così. Dai, la prendiamo tutta questa domanda. Allora, la performance e trovare una connessione con quello che io chiamo dance floor o pubblico è la cosa più difficile, cioè tolta la selezione musicale oppure anche per quanto riguarda te, le tue, appunto, l'espressività o mille altre cose. La cosa più difficile è trovare la connessione, cioè io dico quando scatta la scintilla. Comunque vi ringrazio tantissimo di aver esplorato questi aspetti, diciamo, meno calcati di questo testo, perché probabilmente quando si inizia ad andare a fondo, quello che si raggiunge è sempre il corpo nello spazio, Sì. che sollecitato da sonorità elettroniche, da macchine elettroniche, in un qualche modo diventa un corpo macchina. Ed è un'esperienza, quella del corpo macchina, che è imprevedibile, cioè non sappiamo un corpo macchina che cosa può No, combinare nello infatti. spazio, no? È un corpo macchinizzato, è un po' l'esperienza che Arca ha cercato di raccontare, che Sofia hanno cercato di raccontare. A un certo punto la macchina prende il sopravvento su Certo. di noi, e nel ballo, quando i beat sono veramente molto veloci, è anche difficile stare. Per esempio, io penso alla scena art techno contemporanea, tutte le ragazzine e ragazzini che vanno dietro all'art techno. Vabbè, non voglio fare commenti, non è il mio genere, però penso che ci sia una volontà di perdersi dietro delle sonorità così veloci in cui non c'è neanche la sensualità della danza. Ed è una cosa che dovremmo capire, perché è curioso. È un volersi rendere proprio alla stessa stregua di quel movimento macchinico velocissimo, che mi suscita molta curiosità. Sì, ne chiedono sempre di più di BPM, come Mhm. sempre Che tu di sei più, lenta, che potremmo tu, dire. sì, esatto, a 150 BPM sarai sempre più lento, quindi secondo me
quello è un altro capitolo, va bene? Sarà per un'altra volta. Esatto. Prima o poi arriveremo a 300 bpm. Ci salutiamo, ci Sì, ci ringraziamo salutiamo. e Sì. poi ci rivediamo fuori. Grazie. Sì, grazie a voi. Grazie proprio. Grazie Mary, grazie Claudia e grazie per aver fatto due chiacchiere per chiedere all'elettronica donna.